Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, benvenuti nel mio studio. Oggi farò una recensione che riguarda il mondo del tatuaggio. Sinceramente mi ero ripromesso di non fare recensioni riguardanti il lavoro, ma solamente gli hobby. Però siccome questo mio lavoro è nato come hobby, oggi ho deciso di infrangere le regole, chissà che non sia l'inizio di un altro settore delle recensioni che vedrete sul mio canale. Oggi farò la recensione dell'iPower, che è l'alimentatore che fornisce energia elettrica alle nostre tattoo machine. L'alimentatore è all'interno di questa scatola, apro la confezione, vi faccio vedere subito il prodotto. Ovviamente è un prodotto che già sto utilizzando da tempo, quindi non sarà un unboxing, non ci sarà tutto all'interno della confezione, ci sarà solamente il pezzo principale, che è appunto l'iPower. iPower che nel mio caso ho scelto di colore bianco, ma esiste anche in versione nera. Io lo tengo poggiato sulla parte bassa del carrello che utilizzo per lavorare. Vediamo subito come funziona e come si collega. All'interno della confezione c'è un ulteriore alloggiamento nascosto che ha all'interno i cavi che servono per collegarlo. Ovviamente al momento dell'acquisto saranno tutti sigillati nelle loro bustine, qua invece sono messi così arrotolati provvisoriamente solo per farvi vedere. Questi sono dei cavi di prolunga, mentre questo di qua è proprio l'alimentazione che viene fornita alla nostra apparecchiatura. Si collega come il classico cavo per le stampanti computer e questo di qua si inserisce nell'iPower nell'ingresso apposito. Quindi una volta inserito è collegato all'alimentazione, sarà già acceso, ma non potremo collegarci la macchinetta, non potremo farla funzionare se non facciamo prima il collegamento con un tablet oppure un telefonino. Vi faccio vedere il collegamento, vi faccio vedere pure le varie impostazioni. Una volta collegata l'alimentazione elettrica si accenderà il LED di colore blu che confermerà appunto l'avvenuta accensione. Non ha tastini per accenderlo, semplicemente collegando la corrente si accenderà. Ha un tasto di reset però che nel caso in cui dovessero esserci delle anomalie, dei malfunzionamenti, ci permette di intervenire. Adesso ci tocca solamente accendere il nostro iPod e avviare l'applicazione. Vi ricordo che al momento dell'acquisto con circa 200-250 euro in base al fornitore a cui ci rivolgiamo compreremo solamente il dispositivo bianco con i cavetti in dotazione e nient'altro. L'applicazione è scaricabile tramite l'Apple Store oppure il Google Play di Android. Una volta scaricate le applicazioni, che si distingue nel classico iPower oppure nell'applicazione JN specifica per le macchinette JN, possiamo avere appunto la grafica, ci apparirà la grafica dell'applicazione. Richiama molto da vicino un classico alimentatore che in questo caso simula una rotellina per aumentare il voltaggio che da 4,30 arriva fino a 19,55. Non è possibile né diminuire sotto i 4,3 e neanche salire sopra i 19,55. A impostazione predefinite, noi entrando sul menu setting e poi andando avanti sulle varie impostazioni abbiamo la possibilità di decidere che tipo di voltaggio dare a determinate macchinette. Con 1, 2, 3, 4 e 5 cambieremo i voltaggi, come vedete cambia da 10,3 che io utilizzo per la Stingray fino a 9,4, 8,5 e l'ultima non l'ho impostata, è standard 4,30 come esce di fabbrica. Abbiamo la possibilità di passare da linea 1 a linea 2. Quando diamo questo comando, dopo aver collegato però tramite Bluetooth il dispositivo, si sente proprio il rumore di un selettore che passa dalla linea 1 alla linea 2, quindi c'è un movimento fisico all'interno dello stesso alimentatore. Lo collego subito tramite Bluetooth. Vi faccio vedere, in questo caso già è emesso un click, vediamo se riesco a farvelo sentire. Questo rumore proviene dall'interno dell'alimentatore. Quindi si sente questo movimento. Detto questo, vi faccio vedere, c'è anche la possibilità di passare da liner a shader. Io per le linee sulla Stingray
utilizzo questo voltaggio per shader, abbasso leggermente, ma la utilizzo anche per altri tipi di macchinette, quindi possiamo decidere noi se passare a shader o se passare ad un altro settaggio e utilizzarlo con la macchinetta diversa su linea 2. L'alimentazione, l'avvio del funzionamento della macchinetta può avvenire o tramite la pressione del pedale fisicamente collegato a questo ingresso che ha il disegno del pedale, oppure semplicemente premendo il tastino sul display. Vi faccio vedere anche il collegamento che avviene con i cavi originali della Cheyenne con il jack piccolo da 3,5, quindi va inserito su L1. Dopodiché questo di qua, che è il cavetto specifico per la Cheyenne, va collegato sulla parte posteriore della stessa Cheyenne. Quindi lo collego direttamente, siccome è un alimentatore da 4A, riesce a far funzionare la Cheyenne senza problemi, senza avere lo starter, perché la Cheyenne è una macchinetta che ha bisogno di molta potenza e quindi riesce tranquillamente a farla funzionare. Semplicemente premendo il tastino. Io però per la Cheyenne utilizzo l'applicazione specifica. Se noi volessimo utilizzare invece un altro tipo di macchinetta, quindi la classica macchinetta per esempio a bobina con il clipcord, che ha però un ingresso molto più grosso, non riusciamo a farlo entrare perché l'ingresso delle power è più piccolo, quindi dobbiamo rifornirci degli adattatori. E in realtà all'interno della confezione mi stava cadendo, all'interno della confezione sono contenuti degli adattatori, però sono di qualità scadente e provocano diversi falsi contatti, quindi non mi sono trovato bene e mi sono rifornito di questi di qualità superiore. Collego una macchinetta a bobine, così è percettibile maggiormente la variazione di velocità, e vi faccio vedere pure che sul display sono riportati i dati di frequenza di battuta della macchinetta, nonché le percentuali e tanto altro. Quindi se avvio questa macchinetta a 7,5, l'alimentatore ci riporta che ha una velocità di circa 120 MHz e una percentuale che però non è corretta, dovrebbe essere poco più di 50%, del 78%. Questa è una vecchia macchinetta del 2004 che conservo con affetto perché dei primi tempi, io ho iniziato nel 98, e questa è una macchinetta che mi fa compagnia dal 2004. Quindi da qua possiamo apprendere ciò che è riportato, con l'unica nota negativa che io sinceramente non apprezzo è l'impossibilità di nascondere il timer dal display, perché non sempre al trattatore piace mostrare al cliente il tempo impiegato per l'esecuzione per una serie di fattori. A volte sarebbe più discreto nascondere il tempo che scorre, invece è impossibile, dovremmo mettere un pezzo di nastro sul display. Come vediamo, il display continua a mostrare lo scorrere del tempo. La variazione di velocità della bobina, perché uso la bobina, ripeto, perché si sente benissimo la variazione, e si può ottenere appunto con i 4 comandi in basso oppure ruotando il tastino disegnato sul display. Questa macchinetta avrebbe bisogno di una buona regolazione. Come vedete qua in alto ne ho altre nei cassetti, però ho voluto utilizzare questa di qua oggi. Entrando nel menu delle impostazioni abbiamo la possibilità di decidere di impostare la modalità continua come pulsante della funzione del pedale, oppure la funzione on-off. Oltre a questo, ovviamente, i nostri dati personali, puoi decidere l'impostazione delle linee e delle sfumature e tra l'altro anche le 5 possibilità di preimpostate
dare anche il nome. Io per esempio ho impostato Cheyenne Liner, Thunder, Cheyenne Colore, eccetera eccetera. Quindi basta entrare nel menu e cambiare le impostazioni, che io non cambio perché mi toccherebbe rifare, però è semplicissimo. Il voltaggio si può regolare da più e dal meno da qua, oltre che dalla rotazione. E questa è la presentazione, diciamo, generale dell'applicazione iPower. Ma vediamo l'applicazione per Cheyenne. Apriamo l'applicazione della Cheyenne, ha una grafica molto più sobria, sempre con la possibilità di regolare la velocità tramite la rotazione di questo tasto disegnato appunto sul display. Come d'altra parte è il vero alimentatore della Cheyenne, dobbiamo accontentarci di agire con scarti di 10 colpi per secondo. In questo caso la connetto, vi faccio vedere la differenza. Metto linea 1, scusatemi. Quindi non abbiamo la possibilità di andare ad agire a decimi praticamente di volt. Possiamo fare scorrere o toccare. In questo caso abbiamo la possibilità però di impostare le linee, che per Cheyenne io ho impostato a 110 e sfumatura impostata a 90, e passare anche da linea 1 a linea 2, dove abbiamo impostato linea e sfumatura in maniera diversa. Abbiamo anche qua la possibilità di intervenire sul menu, però abbiamo possibilità solamente di impostare il tipo di Cheyenne che ci fa scegliere tramite una grafica con un disegno, e da lì poi inserire il voltaggio che noi vogliamo per linea o per sfumatura. Quindi clicchiamo qua e la andiamo a modificare e poi la salviamo. E non abbiamo possibilità di inserire altri tipi di macchinette. Anche qua c'è la possibilità di mettere il tasto continuo per la pressione del pedale. E sia per questa applicazione che per l'applicazione originale dell'iPower abbiamo la possibilità di scegliere le immagini dalla galleria. Se noi abbiamo già realizzato ad esempio questa rondine, dobbiamo andare a riprodurla l'abbiamo realizzata su carta, l'abbiamo fotografata o l'abbiamo comunque scansionata e inviata al dispositivo, possiamo andare a guardare i dettagli del disegno man mano che lavoriamo. O se abbiamo già con Procreator ad esempio realizzato il fotomontaggio del disegno sul braccio della persona, da qua possiamo andare a vedere i vari dettagli e quindi ricopiarlo, anziché avere il foglio attaccato sul piano di lavoro o da qualche altra parte, abbiamo direttamente l'applicazione. Ovviamente il display del tablet va protetto con le protezioni e le barriere di superficie, quindi potremo passare da un comando all'altro senza andare a contaminare lo stesso alimentatore. In questo caso non sto lavorando, quindi non ho bisogno di proteggere nulla, però ricordatevi che va sempre protetto. Ok ragazzi, spero di esservi stato utile con questa recensione dell'iPower e di averla fatta in modo completo. Se avete domande da fare potete farle, perché possibilmente qualcosa magari mi è sfuggito. Considerate che è uno strumento di lavoro che solitamente dopo che si utilizza si utilizza appunto in maniera metodica, quindi non si va a smanettare più di tanto. Fare una recensione ti riporta a quando l'hai comprato e ricordarti tutto ciò che c'è da fare. Sicuramente un alimentatore del genere è capace di fare funzionare una macchinetta a bobine, soprattutto vecchio stampo, che ha bisogno di parecchia energia. Con già 4,3 riesce ad avviarla. Nessun altro alimentatore potrebbe fare partire una macchinetta facendola lavorare già così, con così poca energia, perché i 4 ampere sono un ottimo dato che deve avere un alimentatore. Ci sono alimentatori da 2 ampere, 3 ampere che se non aumenti il voltaggio almeno
fino a 7,5 8 la macchinetta non riesce ad avviare, e qua stiamo lavorando con una macchinetta che non ha comunque l'elastico in tensione, non ha la barra montata, non ha la necessità di spingere un avo sottocute, quindi sicuramente lo sforzo è minore. Nel caso in cui la macchinetta sia montata un alimentatore più scarso, sicuramente non fa il lavoro bene come lo fa questo di qua. Io vi invito, se cercate un orientatore e se avete la possibilità di un dispositivo, lo piazzate al posto dell'alimentatore, collegate un iPower e dà anche un tocco di classe allo studio, e a me piace da vedere. Ovviamente l'ho scelto per la qualità, non per l'estetica, però le due cose assieme non mi dispiacciono. C'è da dire però che per poter installare l'applicazione iPower è necessario che il telefonino o comunque il tablet abbiano dei requisiti minimi di sistema che in questo momento non ricordo, però per Android le versioni vecchie per esempio non riescono a scaricarlo, e lo stesso con i primi iPhone, quindi se avete un iPhone 4 non va bene, l'iPhone 4S invece sì. E basta, spero di esservi stato utile. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace al video se il video vi è piaciuto e attivare le notifiche cliccando sulla campanella. E grazie di aver visto il video. Ciao di nuovo.